A Cupertino sta per succedere qualcosa di importante, qualcosa che è destinato a segnare la storia della tecnologia. Stiamo per assistere a un vero e proprio cambio della guardia al vertice di Apple. E questo è senza dubbio uno di quelli. Dopo un decennio di successi e di stabilità, si sta aprendo un capitolo completamente nuovo per una delle aziende più influenti del pianeta. Ok, per capire dove sta andando Apple, dobbiamo prima fare un passo indietro e guardare all'eredità che viene lasciata. E che eredità? L'era di Tim Cook non è stata solo un periodo di successi, è stata una vera e propria trasformazione. Pensiamoci un attimo. Cook ha preso un'azienda che tutti definivano per i suoi prodotti iconici e l'ha trasformata in un colosso dei servizi. E poi il suo vero capolavoro, una gestione magistrale della catena di approvvigionamento globale e degli equilibri politici mondiali. Ha praticamente riscritto le regole del gioco. Tutto perfetto, quindi? Beh, non proprio. In un mondo che corre a una velocità folle, sta emergendo una nuova priorità. La tecnologia stessa sta chiamando e Apple sembra intenzionata a rispondere, con un ritorno alle origini. E come si traduce in pratica questa evoluzione? Ecco, qui le cose si fanno davvero interessanti. Non si tratta di un addio, ma di una riorganizzazione strategica, pensata proprio per le sfide che ci aspettano. Primo pezzo del puzzle. Tim Cook non lascia l'azienda, cambia ruolo, diventa presidente esecutivo. Che vuol dire? Significa che ora potrà concentrarsi su quello che sa fare meglio di chiunque altro, la strategia a lungo termine e le relazioni internazionali. In pratica, la politica con la P maiuscola. E chi prende il suo posto al timone? Chi guiderà la macchina operativa e soprattutto innovativa? Il nome è John Ternus. È ufficiale, una nuova era per Apple è appena iniziata. Quindi, in sostanza, Apple si dà una specie di leadership a due teste. Da una parte Cook, l'uomo della diplomazia, della governance globale. Dall'altra Ternus, il creativo, il tecnico, l'uomo del prodotto. È quasi come avere il meglio di due mondi, la stabilità che protegge e l'audacia che spinge verso il futuro. Ok, ma la domanda sorge spontanea. Chi è esattamente John Ternus? Perché non è un nome che fino a ieri era sulla bocca di tutti, eppure non è per niente un volto nuovo, anzi è l'incarnazione del DNA ingegneristico di Apple. Basta guardare la sua carriera per capire. Entra in azienda nel 2001, nel team di design. Negli anni 2010 è a capo dell'ingegneria di prodotti come gli AirPods. E poi, il suo capolavoro più recente, è stato lui a guidare la rivoluzione degli Apple Silicon, la mossa che ha letteralmente dato una nuova vita ai Mac. Insomma, ha le mani in pasta nelle innovazioni più importanti degli ultimi 20 anni. Ecco perché questa scelta è così importante. Non è solo una promozione, è un messaggio forte e chiaro. È una vera e propria dichiarazione di intenti. L'ingegneria, l'ossessione per il dettaglio, per il prodotto, torna a essere il cuore pulsante di Apple. Benissimo, ma quale sarà la missione del nuovo CEO? Beh, è una missione chiara, ambiziosissima e si gioca tutta su un unico, decisivo campo di battaglia. L'intelligenza artificiale generativa. Eccola qui. Se l'era di Cook è stata quella della maestria logistica, l'era di Ternus dovrà essere quella dell'integrazione perfetta tra intelligenza artificiale e hardware, per creare qualcosa che non si è mai visto prima. E cosa significa in concreto? Primo, trasformare i dispositivi in assistenti davvero proattivi, che ci capiscono al volo. Secondo, dare uno scopo, una collocazione precisa a progetti rivoluzionari come il Vision Pro. E terzo, continuare a esplorare nuove frontiere, sia nel mondo mobile che in quello della casa. Dunque, tirando le somme, cosa ci dice questa nuova dinamica di leadership sul futuro di Apple? La transizione è netta. Si passa da un'era di espansione logistica a un nuovo capitolo di pura audacia ingegneristica. Ma l'aspetto geniale è che l'esperienza diplomatica di Cook non viene persa. Al contrario, diventa una sorta di scudo, una base solida che permetterà a Ternus e al suo team di essere ancora più audaci. La transizione è in atto, la visione è chiara, ma c'è una domanda che resta sospesa, la vera grande sfida per la nuova Apple. In un mondo ormai dominato dall'intelligenza artificiale, l'eccellenza ingegneristica da sola basterà per vincere il futuro?